Good morning guys, Five World Explorer here from Florence, Italy. Today we're gonna learn how to make gelato because in Italy, the gelato it's very famous and it's really good, delicious. And it's the best thing to eat. And it's the best thing to eat, yes. But there's gonna be a little difference this time because our interview will be in Italian. But we're gonna have, don't worry about it, we're gonna have the subtitle in English so you can understand everything and you can learn everything, okay? Okay. Today we are at the Gelateria La La Carraia. Carraia. Questo è Massimo, il nostro gelatiere, che ci insegnerà a fare il gelato. Certo. Da come ti è venuta l'idea di iniziare a fare il gelato e la gelateria? Perché noi sappiamo che te non eri un gelatiere prima. Io ero un cuoco. Un famoso Vengo cuoco. dalla cucina, ho fatto la scuola alberghiera. Difatti. Quindi facevo un po' di cucina, non proprio in maniera professionale sempre, però facevo cucina. Quindi il passo è stato breve dalla cucina al gelato, perché fu proposto da un investitore fiorentino amico che, sapendo che io facevo cucina, disse: io ho intenzione di mettere su una grossa gelateria, a quei tempi diceva, me la prendi in mano te, mi fai vedere te cosa. E io dissi: ok, ci voglio provare, è una scommessa che voglio fare. Da lì è nata la professione di gelataio, poi è diventata nostra, abbiamo comprata noi, e quindi è diventato da 30 anni questa gelateria di Firenze. Ed è di gestione familiare ora? È tutta gestione familiare con dei dipendenti, sì. Io, mia moglie, mio figlio e mia nuora. E avete cominciato qui dalla Carraia? Era accanto, un fondo accanto, abbiamo trovato quest'angolo qui che era meglio. Sì. Siamo in una zona molto centrale di Firenze. Praticamente questo si chiama la Carraia perché è sul ponte della Carraia e dall'altra parte del ponte c'è praticamente Piazza Duomo e tutto il centro principale di Firenze. Una curiosità, il nome La Carraia, ponte alla Carraia, generalmente esiste in molte città questo ponte alla Carraia perché era il ponte destinato e dedicato al passaggio carrabile delle merci. Perché dal Santa Trinita era il ponte signorile, il ponte vecchio era il ponte signorile dove le signorine con l'ombrello andavano per dire, no? Mentre la Carraia era quella di lavoro, era proprio il carrabile dove i carri pieni di merci passavano e quindi veniva spesso, non solo a Firenze ma anche in altre città, messo il nome Ponte alla Carraia. Ok, questa è una spiegazione. È interessante sta cosa. Vedi la ricerca a volte. What do you think, guys? It's really cool, eh? Ok, Tutti i gelati li fai qui? tutti i gelati sono ottimi. E quindi a che ora cominci a fare il gelato? Per fare il banco e rilavorare un po' il gelato dalla mattina alle 7, 7 e mezzo. E tutti i giorni li fai? Tutti i giorni. Se avanzano cosa fai? Cioè li butti via? No, si rigenera si dice. Ah. Quindi rilavorare con pazienza un attimino il vecchio gelato e rimescolarlo insieme a quello nuovo. In modo che quello nuovo gli rende, sembra impossibile, gli rende, facendo questo lavoro, la cremosità anche a quello vecchio. Cosa che non tutti fanno. No. Oggi vendono magari il vecchio finché non hanno finito, anche se è di 2 o 3 giorni, 4 giorni. Sì. Noi preferiamo rilavorarlo, perderci un po' di tempo, ci si lavora e poi quindi sembra sempre cremoso. Sempre buono. Ma qual è il gelato più mangiato? Questo dipende dalle culture nazionali. Ah. Noi, essendo una gelateria al 50% turistica, Sì. naturalmente abbiamo dei gusti che gli stranieri preferiscono e anche fra gli stranieri e i turisti dipende dalla nazionalità. Se viene un tedesco mangerà stracciatella, caffè, crema, il francese piace molto caffè, amarena, e gli americani in generale, cheesecake, quelli belli ricchi di ingredienti all'interno. Quindi fate anche, diciamo, dei gusti più mirati a non il classico pubblico italiano, nel senso il cheesecake l'italiano non lo mangia. Non lo mangia lo stesso, però si vede che diminuisce la vendita quando manca gli stranieri. E allora diminuisce un gusto, qualcuno si è eliminato proprio perché è solo da stranieri, però normalmente si mangia tutto. Però c'è le preferenze. L'italiano preferisce pistacchio, nocciola,
crema, cioccolato, i classici. Però insomma oggigiorno si mangia è tutto. globalizzato anche il gusto di gelato. Ecco. E il tuo gusto, qual è il tuo gusto preferito? Ma no, non c'è. Non hai una Io preferisco le preferenza? cioccolate. Ah, vedi, Se proprio devo essere onesto, sono d'accordo. quello proprio che fa gola sono tutti i tipi di cioccolato che mettiamo nel bagno. Se proprio deve fare gola sì. E non sei tentato tutte le volte che fai il gelato di mangiarlo? O ormai... Devo un po' riguardarmi, ma... Ormai sei abituato poi. Sì, io qualche volta ci sta anche l'assaggio, perché magari dei dubbi, o non vorrei che mi avessero sbagliato, perché io me lo faccio solo io, alla produzione è giornaliera. Quindi nel pomeriggio arriva un altro dipendente che farà il gelato al posto mio. Ah, ok. Noi facciamo soprattutto queste, le basi, le creme, che ci segna abbastanza, poi per mantecare è semplicissimo, ora si vedrà, Sì. è una cosa molto semplice. Siete aperti tutti i giorni o avete un giorno in chiusura? D'estate, ma d'inverno magari? No, chiude un mese l'anno e basta. Solo il mese di gennaio e poi facciamo. Sappiate che il gelato è fatto di latte, panna, zucchero e dei prodotti naturali, delle farine naturali che servono per addensare, tipo la gelatina quando fate panna cotta, Sì. servono per poi gelificare e addensare il gelato. Quindi tutti questi ingredienti noi li prendiamo e li facciamo bollire a 85 gradi, quindi pastorizzare si dice. Capite? Pastorizzare. In questi macchinari che sono tipo pentoloni. Viene messo tutto il latte che si è detto prima, viene bollito e diventa questa crema, questa base. E da quello noi riusciamo a fare tutti i tipi di gelato. Ok? Ok, gelato. Vogliamo fare una prova? Queste invece sono due macchine che servono poi, e ora proviamo, a mantecare, si dice, a montare e a far diventare la crema a gelato. Non stare a fare mischiare i gusti. La macchina partiamo sempre da un colore, si dice colore, un gusto neutro, per andare semmai, senza stare tutte le volte a lavare la macchina, a fare per dire fior di latte oppure stracciatella, poi dici ok stracciatella, allora facciamo una di cioccolata e si fa cioccolato. Quindi si parte dal bianco, diciamo. Si parte, normalmente si parte, perché anche il lavaggio alle macchine si bisogna farlo, ma non sempre, tutte le volte si fa il lavaggio, si consuma delle raschiette, si chiamano delle lame dentro, Sì. con l'acqua calda, tutte le volte che finiscano, è una serie di queste lame qui, Ah, guarda, sì. è una serie che sono 5 lame, costa sui 1500 euro. E si cerca anche di fare un lavoro organizzato Sì. per non stare a lavare continuamente le macchine. Sì, Quindi si procede sempre 3-4 gusti, poi magari al quarto bisogna lavarlo. C'è il lavaggio. Acqua calda volendo, poi si fanno il disinfettante serale, ci sono un lavaggio finale, la sera diciamo dei prodotti disinfettanti, allora li fanno girare l'acqua calda per il disinfettante. Nella frutta è quella base là. Ah, Quella è fredda perché lì c'è veramente uno sciroppo di acqua calda, zucchero e anche lì degli addensanti gelatinari. E lì basta solo, non c'è il latte oppure per dargli più cremosità ci sono sempre delle farine, qualche volta ci metteva anche un po' di lattosio, poi se l'hanno eliminato perché è giusto dire che quando la frutta non c'è latte non c'è latte, non ce n'è in nessuna maniera. Ci sono comunque dei semi lavorati, noi abbiamo dei semi lavorati, vedete le buste, non è che tutto viene fatto, se faccio il cioccolato bianco, questo è il cioccolato bianco già pronto, preparato, che non sto a struggerlo io, a prepararlo io, questo basta me lo struga un po' di latte e poi lo aggiungo il gelato. Vedete? Sì. Che ci sono anche degli aiuti, perché sennò si metterebbe masco. Sì, E sì. come la frutta abbiamo, per dire, strawberry, che è buonissima, al momento questa è scongelata e anche il gusto unificato. sì, Mentre se abbiamo provato una volta a comprarle fresche. fresche o non sono mature o hanno, una volta sono buone, una volta non sono mature, queste hanno una standardizzazione perfetta e quindi e poi quando si congelano emanano un succo
eccezionale, rimane... Purtroppo dal video non si può trasmettere né il sapore né l'odore, però qui dentro potete sentire queste fragranze, veramente buono. Dopo facciamo il sacrificio di mangiarlo il gelato. Certamente, lo testeremo per voi. Prendiamo un po' di per fare un po' di fior di panna. Questa è già fior di panna, ci aggiungiamo proprio un po' di panna fresca. Questa è panna fresca. Questi li lavori la sera? Cioè li No, metti in no, lavorazione sempre. la sera e lì ci metti il latte e lo fai pastorizzare in quelle due lì. Sì, no, latte, zucchero, tutto quegli ingredienti che sono per fare il gelato. Vengono pastorizzati e viene una Tutto crema. insieme. Tutto insieme. E viene questa crema qui. Ora il fior di panna ci aggiungo a crudo un po' di panna. Quindi dipende dai gusti che vuoi fare, ci fai delle aggiunte te Sì, quando sì, tu lo sì, ok. sì. Allora, Whoa, cool. Look at those. We're gonna make ice cream. Yeah. What's this? Oh, look, see under there? Yeah. And he's going to make some. That's where the ice cream is. What's this? He's going to make something. accendiamo la macchina. Nice cream. Questa comincia a mantecare il gelato. E come funziona la mantecazione? Quel cilindro che avete visto dentro, questo cilindro qui, diventa ghiaccio. C'è motori intorno che lo fanno diventare freddo. Va bene? Queste lame lo rasano continuamente. Si forma intorno al cilindro freddo una patina, cioè il gelato si fa un filo. E quelle lame lo raschiano. E se ne forma altro, lo raschiano e piano piano lo raschiano tutto e si monta tutto. Questo è il funzionamento di questo. Cioè il gelato si monta solo intorno al cilindro e queste lame lo raschiano per farlo riportare in centro e via. Tutto il tempo. Fino a che non è pronto, cioè è tutto. Poi ora sono macchine automatiche che addirittura ci avvisa. Io spesso lo guardo anche a occhio quando è pronto, però volendo ci sono dei numeri, dei numeri di riferimento e la macchina quando ha raggiunto 100, 101 Ice cream. mi suona. Quindi posso fare fino a 10 kg di gelato. Oddio, l'ideale sarebbe 6 kg, Ah, ok. da 1,5 kg a 6 kg, Quindi le tue vaschette fuori solo rimangono 5 kg. 5 kg. Quindi Normalmente quanto ci vuole a fare, diciamo... 5 minuti. Ah, è stato velocissimo! Sì, in 5 minuti vedrai questo tra un po', ora no perché era fredda, era calda la macchina. Sì. Ma quando mi è diventata fredda e io ci muto il gusto, dopo facciamo per dire stracciatello, ora questo facciamo per dire. Senza pulire la macchina, levo il fior di panna, mettiamo altra crema per fare il stracciatello. Sì. La stracciatella farà prima, perché la macchina è già fredda. Sì, quindi ogni volta che fai il gelato poi diventa sempre più veloce. Finché non si rilava la macchina, quando si è fatto il lavaggio allora si abbassa un po' la temperatura del cestello, non si alza. E quindi Quanti gusti normalmente metti tutti i giorni? una trentina, ora non so di preciso, ma E 30, quindi 30 te vieni alle 7:30 a farli, quanto ti ci metti a fare 30 gusti? Ho detto, ci vuole, perché poi non è solo una macchina, non pulite, poi andare Sì. le vaschette, cambia la vaschetta, quindi hai visto, quanto è? 7 e mezzo, 11 e mezzo, quante ore sono? Che sono 4 ore. 4 ore di lavoro, che però non è tutto il lavoro finito, perché non facendo le scorte, noi facciamo solo le scorte della frutta, Ah, ok. perché è un tipo di gelato che va bene anche fare le scorte. Il resto noi, perché non lo facciamo, come hai detto te, 2 vasche a per volta? Perché preferiamo lavorare sul banco, si dice, sempre molto cremoso, perché finisci la nocciola, io non ho un'altra nocciola, Pronta nel frigo. è vuoto. Io non ho un'altra nocciola. Le nocciola finita, allora ci sarà sempre un gelataio, qui ho una gelataia, che dice sta finendo la nocciola, prende quello, fa la nocciola e la monta e la rimutta subito dentro il pacco. Sì. È quello Sempre fresco. il gelato, la bellezza del gelato è la freschezza e la cremosità, Sì. che lo perde stando lì, si compatta sempre dentro il gelato. Anziché quando mangi un gelato che non è fatto immediatamente, l'ha fatto prima, più duro è, più scaglioso è, vuol dire non cattivo, ma ha perso la cremosità. Ora sapete il segreto.
Se venite alla Harraia, il gelato è sempre fresco, mi raccomando. Pubblicità. No, Prudenza. Guardate qui come sta montando il gelato, prima era completamente liquido e ora guardate Vedi? Vedi non è più liquido, ora diventa c'è sempre più denso, cremoso, sì. Difatti questo sta salendo. Come diceva lui prima deve arrivare a 100-101, siamo partiti da 0, ora siamo a 33 diciamo. Le lame dentro, ogni quanto lo deve cambiare più o meno. Noi 2 volte l'anno. Questo è per farvi capire che chi dice che il gelato non costa niente, un costo c'è. Sì, c'è. No, te solo queste macchine qui. Una macchina come questa va intorno ai 30.000 euro. Mamma mia, una Quanto la macchina, compri? Gio? Quando la compri? È una macchina. Queste 20, no, non- questi no, questi no. Ma come mai, cioè, la cosa ce l'hai perché... Allora, perché la sera quello che è nel banco Lo metti viene lì. levato e messo nell'armadio qui, perché lo rilavoro io avanti lavoro. Sì. E il banco viene igienizzato e pulito. È quasi pronto. Sì? Sì. Scusami. Quando il gelato è pronto va in queste vaschette che poi sono messe esternamente nel banco. Ma oggi, perché The Fine World Explorer qui è, e bisogna portare questo gelato a casa per mangiarlo, giusto? Andrà messo nella vaschetta da asporto. No, provare? It's gelato. Yeah. It's going down to make it go bigger. Il miracolo della mantecazione. Questo è il miracolo della mantecazione. Dal liquido lo fa diventare bello cremoso, solido ma cremoso. Yeah. Cool. It's cool. It's cool. Fast. We stay here, Daddy. Qui lo mettiamo. E questo è pronto poi per partire. Buoni, state fermi, ora si mette nel Se frigo. lo tieni in mano ora si scioglie. Appunto. Si mette subito il frigorifero. Dopo. Allora facciamo stracciatella. Ora sì. Quindi la stracciatella non è pezzi di cioccolata, è questo. E questo ora ti faccio vedere come la mettiamo in cucina. Oh, ma perché la stracciatella è sempre a pezzi, ma è sempre così, mamma mia! No, ora ti faccio vedere. Mentre esce faremo quella cioccolata che diventano pezzi. È liquida però dentro appena dentro sente il ghiaccio. Si solidifica subito. Ma quindi te devi aspettare un pochino, how do you say before? Prima. Prima di Ti metto la cioccolata? dare alla persona. No. Volendo è già pronto per mangiare. Ma come te c'è la stracciatella bella? Perché lì fuori c'è la stracciatella è molto bellina, ma come si fa quello lì? Aspetta, ora ti faccio vedere. Noi dopo aver fatto questa mischiare un po' di questo cioccolato che diventano scagliette, vedi, pezzettini, alla fine dell'operazione la vaschetta prendo, ti metto qui, guarda, prendo sempre questo e li faccio. Chocolate only new. E questo diventa tutte scagliette. Quando lo rompi diventano scagliette. E il gioco è Guarda che fatto. bello. Aspetta, io dopo questo. Mommy, you should. Ok, questo sporta al lavaggio.
Al lavaggio? Lavaggio o leccaggio? Lavaggio o leccaggio? Aspetta, guys. Delicious. Cosimo, go there. Luca, go there. Go there, Cosimo. Vai, lick together with Luca. Okay. Quella è la crema cioccolato. Perché non solo bianca facciamo queste pastorizzate, perché sono 2 pentole fanno questa base bianca, questa crema. Poi abbiamo una crema al cioccolato, questa qui, e lì si può fare qualsiasi, chi lo fa il peperoncino all'arancia, cioccolato alla nocciola, quindi bacio. E questa è la base e da lì parte le correzioni aggiungendo delle scorzette d'arancia all'arancia, il peperoncino che lo fanno il peperoncino, ai lamponi, lo fanno in tutte mille maniere, no? Il pane gelataio? Forse. Perché Sta attenti, fare un pochino di gelatino. Ma vedi poi ti fai la pancia come me. Dopo un po'. Poi facciamo la pancia, vedi? E vedi il tuo gelato. Quando ti fa la cioccolato, perché c'è 2 cioccolato lì, uno fondente e uno solo cioccolato. Sì. Ma uno è molto nero, è molto. E quello là. E quello è. Quello è giù. Oh, quello è. Quello non ha latte, non ha miele. Oh, perché questo c'ha la latte. Quello è quello là. Oh, Quello. Noi, il gelataio gestisce la base, la ricetta. Poi al momento che è pronto questo, che si mette qui dentro, chiunque lo fa. Quando ho imparato la manualità, Allora ora mandiamo Cosimo e mamma. sì. Poi il cioccolato scurisce dopo, quando viene dalla macchina tutto viene più chiaro, perché ha ancora la parte di aria incamerata che lo rende più chiaro, poi al momento è sul banco diventa sempre più scuro. Si lavora Sì. Lo volete già assaggiare? Sì. Parte Give me lui. yours. Un pochino, che tanto poi non manca. Ok? What do you say? Grazie. Thank you. Thank you. Thank you. Poi c'è da assaggiare, grazie. Allora guys, com'è questo gelato? Bene. Perché fa dei gusti sono trovati. Emma, com'è il gelato? Quindi va Luca, bene? com'è il gelato? Good. Lo posso dire anch'io? Com'è il gelato? Ah. Good. Questa è la giusta fine. Dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto, mangiare il gelato è una grande soddisfazione. Allora, ringraziamo Massimo che ci ha insegnato questa arte di fare il gelato. Fatto vedere. Modesto, sempre modesto. Dovete sapere che Massimo non ha solo questa arte, la sua grande arte secondo me è suonare. Ciao dalla Carraia da Firenze! Ciao.